Mia moglie ha detto, smettila di soffocarmi. Ti contatterò quando vorrò. Ho risposto, capito. Poi ho bloccato le sue notifiche, disattivato la condivisione della posizione e tolto il suo contatto d'emergenza. 2 settimane dopo, è comparsa al mio posto di lavoro, isterica perché non avevo risposto a 87 suoi messaggi disperati. Mi chiamo Ryan Mitchell, ho 34 anni e fino a 3 settimane fa pensavo di avere la mia vita sotto controllo. Gestisco un'agenzia di marketing digitale a Portland, Oregon. Niente di speciale, ma paga le bollette e mi tiene occupato. L'ufficio è un magazzino riconvertito nel Pearl District, con muri di mattoni a vista e quelle finestre industriali che d'estate lasciano entrare troppa luce nel pomeriggio. Ho costruito l'azienda da zero in 7 anni, lavorando 80 ore a settimana finché non ho potuto assumere un team di 6 persone di talento che mi facevano sembrare più intelligente di quanto fossi davvero. Prima di andare avanti, se vi sta piacendo questa storia, iscrivetevi al canale e lasciate un commento qui sotto. Il vostro supporto significa tutto per me, adoro leggere i vostri pensieri. E non dimenticate di schiacciare il pulsante e mi piace. Aiuta davvero il canale a crescere. La mattina in cui tutto è cambiato, ero seduto alla scrivania a rivedere una proposta per una campagna di un birrificio artigianale quando il mio telefono ha cominciato a vibrare. Non la singola, educata vibrazione di un messaggio, ma un fuoco di mitragliatrice di notifiche che significava che qualcosa era esploso sui social. All'inizio l'ho ignorato, cercando di concentrarmi sul foglio di calcolo davanti a me, ma il ronzio non si fermava. La mia fidanzata, Jessica Turner, aveva pubblicato qualcosa su Instagram. Lo si capiva dalla notifica. Quello che non era chiaro era perché 17 persone diverse mi stessero scrivendo in 2 minuti. Ho preso il telefono e aperto Instagram. Il post era in cima al mio feed, pubblicato 20 minuti prima. Jessica, la mia fidanzata da 8 mesi, seduta in grembo al suo ex a quella che sembrava una festa. Le sue braccia intorno al collo di lui. Le sue mani sulla sua vita. Ridevano come se condividessero la battuta più divertente del mondo. La didascalia diceva, a volte incontri vecchi amici e ti ricordi i bei tempi. LOL. Scherzo. Amore. Non ti agitare. Sono rimasto a fissare quella foto per 1 minuto intero, il caffè diventato freddo in mano. Quello che mi ha colpito non era tanto l'immagine, anche se era abbastanza inquietante, ma la crudeltà disinvolta della didascalia, quelli non ti agitare, come se i miei sentimenti fossero una barzelletta che lei poteva anticipatamente deridere. Il mio socio in affari, Ethan Parker, ha bussato alla porta del mio ufficio. Aveva 42 anni, sposato con 2 figli, e quella saggezza consumata che arriva dopo aver superato i propri disastri sentimentali 20 anni prima. Ehi, amico, ha detto con voce neutra. Hai visto l'Instagram di Jessica? Sì, ho risposto, appoggiando il telefono a faccia in giù sulla scrivania. L'ho visto. Ethan si è seduto di fronte a me, cosa che non faceva mai se non per una conversazione seria. Stai bene? Onestamente, non so nemmeno cosa sono. La verità era che non era il primo segnale d'allarme che avevo ignorato, solo il più pubblico. Avevo conosciuto Jessica Turner 2 anni prima a un evento di networking per aziende locali. Aveva 29 anni, lavorava nell'organizzazione di eventi, e aveva quel carisma che faceva sembrare ogni stanza più piccola quando entrava. Era bellissima, capelli lunghi e scuri, occhi verdi che sembravano catturare ogni raggio di luce. Ma ciò che mi aveva attratto era quanto sembrasse viva, come se fosse la protagonista di un film mentre noi eravamo solo comparse. Eravamo stati insieme 14 mesi prima che le chiedessi di sposarmi. Ripensandoci, ora vedo che ero così preso dall'emozione di essere scelto da una come lei da non aver colto tutti i segnali, nascosti in bella vista. Il primo è arrivato 6 mesi dopo l'inizio della relazione. Dovevamo cenare in un ristorante italiano su Hawthorne. Sono arrivato alle 7 in punto, l'orario della prenotazione, ma Jessica non si è fatta vedere fino alle 8:30. Quando è arrivata, rideva raccontando di aver incontrato un vecchio amico e di aver perso la cognizione del tempo. Non si è scusata,
Non sembrava capire perché potessi essere frustrato a sedermi da solo per 90 minuti mentre il cameriere riempiva il mio bicchiere d'acqua con espressioni sempre più comprensive. Sei così drammatico, Ryan aveva detto quando ho provato a spiegare come mi sentivo. Non è che ho perso il nostro matrimonio. Era solo una cena. Ci sono stati altri episodi. Il suo telefono era sempre a faccia in giù. Aveva password ovunque e si irritava se accidentalmente guardavo lo schermo. Spariva per ore senza spiegazioni, poi si arrabbiava se le chiedevo dove fosse stata. Ma la cosa peggiore era come mi faceva sentire pazzo ogni volta che esprimevo dubbi. Girava ogni conversazione fino a farmi scusare per essere insicuro, per non fidarmi, per non capire che aveva bisogno di spazio e libertà. Mi stai soffocando, diceva, e io mi ritiravo, terrorizzato di diventare quel fidanzato geloso che avevo sempre promesso a me stesso di non essere. Il telefono ha vibrato di nuovo. Un altro messaggio, questa volta da mia sorella Emma. Che diavolo sta facendo Jessica? Chiamami. Non l'ho chiamata. Sono rimasto seduto a pensare a tutte le volte che avevo giustificato il comportamento di Jessica. A tutte le volte che mi ero convinto che amare significasse accettare qualcuno completamente, con tutti i suoi difetti. Quello che non avevo capito era che c'è una differenza tra accettare i difetti di qualcuno e permettere il suo mancato rispetto. Ethan era ancora seduto di fronte a me, in attesa. Il suo ex si chiama Brandon Cole, ho detto alla fine. Sono stati insieme 3 anni. Mi ha detto che è finita male, che lui l'ha tradita, che vederlo era una delle sue paure peggiori. E ora lei è seduta in grembo a lui a una festa, ha concluso Ethan, e lo posta su Instagram per 3.000 persone. Ho preso di nuovo il telefono, guardando la foto. Quello che mi uccide è la didascalia, come se i miei sentimenti fossero una battuta. Il telefono ha squillato. Jessica. Ho fissato il suo nome sullo schermo, il pollice sospeso sul tasto per rispondere. Non farlo, ha detto Ethan a bassa voce. Non ancora. Dagli tempo di pensare. Ho lasciato che andasse alla segreteria. 30 secondi dopo è arrivato un messaggio, OMG, Ryan, era solo uno scherzo. Perché tutti si agitano così? Richiamami che ti spiego. Il tono disinvolto, il linguaggio sprezzante, era esattamente quello che mi aspettavo. Jessica aveva il dono di far sentire pazzi gli altri per avere reazioni emotive normali al suo comportamento. Ho scritto una risposta, l'ho cancellata, ne ho scritta un'altra, cancellata anche quella. Alla fine ho scritto, ho bisogno di tempo per elaborare. Ti richiamo più tardi. La sua risposta è stata immediata. Sei serio adesso? Non è niente. Stai esagerando. Ho spento il telefono e guardato Ethan. Penso di dover prendere il resto della giornata libera. Prenditi pure la settimana, se serve, ha detto lui. Qui abbiamo tutto sotto controllo. Sono tornato a casa, al condominio in cui Jessica e io ci eravamo trasferiti 3 mesi prima. Un bel posto nel Northwest District, vicino all'ufficio, con grandi finestre e travi a vista che Jessica adorava. Avevamo firmato un contratto annuale e diviso l'affitto a metà, anche se avevo pagato quasi tutti i mobili perché Jessica era senza lavoro, una situazione che in qualche modo era diventata permanente. Il posto ora sembrava diverso, macchiato da quello che avevo visto in quella foto. Ho attraversato il soggiorno, guardando tutte le cose che avevamo scelto insieme. Il divano dove guardavamo film. Il tavolo da pranzo dove avevamo organizzato cene. La libreria dove i nostri libri stavano mescolati, con le copertine che si toccavano come se si tenessero per mano. Il telefono, che avevo riacceso, vibrava senza sosta. Messaggi da amici, famiglia, colleghi. Tutti avevano visto il post. Tutti avevano un'opinione. Il messaggio di Emma era il più diretto. Ryan, ti voglio bene, ma devi svegliarti. Jessica ti sta prendendo in giro da mesi. Non volevo dirtelo perché sembravi felice, ma questa è troppo. Meriti di meglio. Il mio migliore amico del college, Noah Stevens,
Ha mandato un messaggio lungo in cui elencava tutte le volte in cui aveva visto Jessica flirtare con altri ragazzi, alle feste. Pensavo di essere paranoico, ha scritto, ma ora capisco che è solo molto brava a far sentire pazzi quelli che notano l'ovvio. Verso le 6 di sera ho sentito la chiave di Jessica nella serratura. È entrata con delle borse da asporto del nostro ristorante Thai preferito, come se nulla fosse successo. Ehi, amore, ha detto allegramente. Ho preso la cena. Pad Thai, proprio come ti piace. Ero seduto sul divano, il portatile aperto davanti a me, anche se non avevo fatto nulla di lavoro. Solo fissavo lo schermo per ore, a pensare. Dobbiamo parlare, ho detto. Jessica ha posato le borse con un sospiro esagerato. Oh mio Dio, Ryan, di nuovo con questa storia. Era uno scherzo. Perché non riesci a capirlo? Spiegami lo scherzo, ho detto con calma. Aiutami a capire cosa c'è di divertente nel sederti in grembo al tuo ex e postarlo per tutti. Ha alzato gli occhi al cielo. Era la festa di compleanno di Brandon. L'ho incontrato. Eravamo entrambi ubriachi. Qualcuno ha scattato una foto. È successo solo questo. Non eri troppo ubriaca per scrivere quella didascalia. Sapevi esattamente cosa stavi facendo. Quello che stavo facendo, ha detto Jessica alzando la voce, era divertirmi. Cosa che a te sembra di aver dimenticato come si fa. Da quando ci siamo trasferiti insieme sei diventato così appiccicoso e bisognoso. Sai quanto è stancante. Eccola lì, la deviazione. Il modo in cui riusciva a prendere qualsiasi preoccupazione legittima e rigirarla fino a farmi sembrare il problema. Non sono appiccicoso, dissi piano. Ti sto solo chiedendo di rispettare la nostra relazione. C'è una differenza. Jessica rise, ma senza alcun umorismo. Rispetto? Vuoi parlare di rispetto? Sei tu che frughi nel mio telefono mentre sono sotto la doccia. Io non ho mai frugato nel tuo telefono, Jessica. Beh, probabilmente vorresti farlo. Sei sempre così sospettoso. Sempre a chiederti dove sono e con chi sono. È soffocante, Ryan. Non riesco più a respirare in questa relazione. Sentii qualcosa cambiare dentro di me allora. Non si trattava di una rottura netta, ma di una chiarezza improvvisa, come se avessi guardato la nostra relazione attraverso un vetro appannato e qualcuno finalmente l'avesse pulito, lasciando tutto nitido e definito. Allora forse non dovresti stare in questa relazione, dissi. Gli occhi di Jessica si spalancarono. Cosa? Forse non dovresti stare in questa relazione. Se stare con me ti soffoca così tanto, se avere un partner che si aspetta rispetto e considerazione di base è troppo per te, allora forse non siamo fatti l'uno per l'altra. Oh mio Dio! Jessica afferrò la borsa. Non lo faccio. Non starò qui a farmi punire per avere amici. Stanotte dormo da mia madre. Quando sarai pronto a smettere di fare la drammatica e a fare una vera conversazione da adulti, puoi chiamarmi. Sbatté la porta uscendo. Rimasi seduto nel silenzio improvviso, il cibo thailandese che si raffreddava sul bancone, e realizzai che mi sentivo più leggero di quanto non fossi stato da mesi. La mattina dopo mi svegliai con 17 chiamate perse e 43 messaggi da Jessica. Seguivano uno schema prevedibile. I primi erano arrabbiati, accusandomi di essere controllante e geloso. Poi arrivarono quelli manipolativi, che ricordavano tutti i bei momenti passati insieme, quanto mi amasse, quanto fossimo perfetti insieme. Infine, verso le 3 del mattino, passò alle minacce. Va bene. Se vuoi spazio, te lo do. Non aspettarti che ti aspetti quando finalmente ti renderai conto. Ci sono tanti ragazzi che mi apprezzerebbero. Li lessi tutti con un senso strano di distacco. Poi feci qualcosa che avrei dovuto fare mesi prima. Aprii le impostazioni del telefono e iniziai a fare cambiamenti. Prima, bloccai le notifiche di Jessica. I suoi messaggi e chiamate sarebbero comunque arrivati, ma non li avrei visti subito. Niente più telefono che vibra interrompendo il lavoro.
Niente più panico per i messaggi persi. Secondo, disattivai la condivisione della posizione. Jessica l'aveva insistita 6 mesi prima, dicendo fosse per sicurezza, ma avevo notato che controllava la mia posizione costantemente, a volte più volte all'ora. Terzo, la rimosse come contatto d'emergenza, sostituendola con Emma. Infine, cambiai le serrature del nostro appartamento. Tecnicamente Jessica era sul contratto d'affitto, ma dopo averne parlato con il padrone di casa e mostrato gli screenshot dei suoi messaggi minacciosi, lui acconsentì a farmi cambiare le serrature e le inviò un avviso formale che le imponeva di coordinare ogni visita all'appartamento con me in anticipo. Sentii di riprendere il controllo della mia vita. Per le 2 settimane successive mi concentrai sul lavoro. Ethan aveva coperto per me, ma c'era molto da recuperare. La campagna per il birrificio fu lanciata con successo. Acquisimmo un nuovo cliente, una startup tecnologica che aveva bisogno di aiuto con la presenza sui social media. Il mio team era entusiasta, carico di energia, e realizzai quanta energia mentale avevo sprecato nel dramma di Jessica invece di concentrarmi sull'attività che avevo costruito. I messaggi di Jessica continuarono, ma non li lessi. I badge delle notifiche si accumulavano sul telefono. 87 messaggi non letti, ma li ignorai tutti. Secondo Emma, che seguiva ancora Jessica sui social, lei aveva pubblicato diversi messaggi criptici sulle relazioni tossiche e partner narcisisti. Il post su Instagram con Brandon era stato cancellato, sostituito da citazioni sul conoscere il proprio valore e non accontentarsi di meno di ciò che si merita. Sta riscrivendo la storia, disse Emma durante il nostro pranzo settimanale in una paninoteca vicino al mio ufficio. Facendosi passare per la vittima. Lascia fare, dissi. Ho smesso di cercare di controllare la sua narrazione. Emma mi osservò attentamente. Sembri diverso, più calmo. Mi sento diverso, come se avessi trattenuto il respiro per 2 anni e finalmente ricordato come espirare. Quella stessa pomeriggio ero in una riunione con un potenziale cliente quando la mia assistente bussò alla porta della sala conferenze. Ryan, scusa l'interruzione, ma c'è una situazione. Mi scusai e uscii nel corridoio. Che succede? La tua fidanzata è nella hall. Sta piangendo e vuole vederti. La sicurezza mi ha chiamata perché sta creando una scena. Lo stomaco mi si chiuse. Chiama la polizia se non se ne va volontariamente. Dice che è un'emergenza, che stai ignorando i suoi messaggi e che ha bisogno di parlarti subito. Presi l'ascensore e scesi nella hall. Attraverso le porte di vetro vidi Jessica andare avanti e indietro, il telefono premuto all'orecchio. Quando mi vide, si precipitò verso di me. Ryan, oh mio Dio, finalmente! Perché non rispondevi ai miei messaggi? Ho cercato di contattarti per 2 settimane. Sembrava uno straccio. I capelli sporchi e arruffati, il trucco sbavato, i vestiti stropicciati e disordinati, come se li avesse indossati per giorni senza cambiarsi. Cosa vuoi, Jessica? Cosa voglio? Cosa voglio? La voce si alzava, attirando l'attenzione dei passanti. Mi hai bloccata. Hai cambiato le serrature. Non rispondi alle mie chiamate. Che diavolo sta succedendo? Non ti ho bloccata. Ho solo disattivato le notifiche. E ho cambiato le serrature perché non vivi più lì. Siamo fidanzati, Ryan. Quella è casa mia, anche. In realtà, dissi con calma, sei andata via tu. Hai detto che avevi bisogno di spazio. Te lo sto dando. Il volto di Jessica si contorse. Non volevo dire così. Ero solo arrabbiata. Pensavo che mi avresti richiamata. Pensavo che avremmo risolto come sempre. Come sempre, ripetei, con una pausa che pesava nell'aria. Intendi quando fai quello che vuoi, io mi arrabbio, mi fai sentire che esagero, e poi facciamo finta che non sia successo niente fino alla prossima volta. Non è giusto. È completamente giusto, Jessica. Ho passato 2 anni a giustificare il tuo comportamento,
convincendomi che il tuo bisogno di libertà fosse più importante del mio bisogno di rispetto. Ma ho finito. È finita. Lei mi afferrò il braccio. Non puoi buttare via 2 anni per un errore stupido. Le tolsi la mano con delicatezza. Non è stato un errore. È stato un modello di mancanza di rispetto che finalmente ho smesso di tollerare. Mi hai detto che ti soffocavo, così ti ho lasciata andare. Ecco cosa significa. Ryan, ti prego. Le lacrime le rigavano il viso. Ti amo. Dobbiamo sposarci. Non puoi farlo. Posso e lo sto facendo. Vai a casa, Jessica. Vai avanti. Trova qualcuno che accetti il tuo modo di essere, perché io non sono più quella persona. Mi girai e tornai nel mio ufficio, lasciandola sul marciapiede. Le mani tremavano, il cuore batteva forte, ma ero più sicuro di questa decisione di quanto non lo fossi stato in anni. Quella sera ricevetti una chiamata da Brandon Coe. Quasi non risposi, ma la curiosità ebbe la meglio. Ryan, sono Brandon, l'ex di Jessica. So chi sei. Ascolta, devo dirti una cosa. Quella festa, la foto. Non avevo idea che Jessica fosse fidanzata. Mi aveva detto che era single. Quando ho scoperto la verità, mi sono sentito male. Mi sedetti pesantemente sul divano, la mente che girava. Di cosa parli? Jessica e io parliamo da circa 3 mesi. Mi ha contattato per avere una chiusura della nostra relazione. Ci siamo visti un paio di volte per un caffè. Non ha mai menzionato te, né di essere fidanzata. Alla festa pensavo stessimo riallacciando. Poi un mio amico mi ha mostrato il suo Instagram e mi ha parlato di te. La mia testa girava. Ti ha detto che era single, completamente. E quando l'ho affrontata dopo aver visto quel post, ha detto che voi vi eravate lasciati, che eri solo un amico con cui usciva una volta. Ryan, non voglio creare problemi, ma pensavo che dovessi sapere. Jessica ci ha giocato con entrambi. Dopo aver riattaccato, rimasi a lungo nell'appartamento buio. Non ero nemmeno più sorpreso. Solo stanco. Stanco delle bugie. Stanco della manipolazione, stanco di cercare di capire qualcuno che sembrava deciso a creare caos. Nel mese successivo ricostruì lentamente la mia vita senza Jessica. La tolsi dal contratto d'affitto. Non si oppose, probabilmente perché aveva già voltato pagina con un altro. Raccolsi le sue cose e le spedii a casa di sua madre. Togli foto del fidanzamento dai social e le sostituii con immagini del mio lavoro, dei miei amici, della vita che stavo riconquistando. Il mio socio in affari, Ethan, mi portò a bere qualcosa un venerdì sera in un brew pub nel sud-est di Portland. Sembri a posto, disse alzando la birra. Davvero a posto. Mi sento bene. Per la prima volta in 2 anni, mi sento di nuovo me stesso. Qual è stato il momento? Chiese Ethan. Il momento in cui hai capito che era finita. Ci pensai. Onestamente, è stato quando mi ha detto che la soffocavo, perché ho capito che aveva ragione, ma non nel modo in cui intendeva. Io stavo soffocando sotto il peso di cercare di essere abbastanza per qualcuno che in realtà non voleva un partner, voleva un pubblico, qualcuno che la convalidasse, la inseguisse, la facesse sentire importante, e io non sono quella persona. Ethan annui. Sai cosa è divertente? Jennifer ed io abbiamo quasi divorziato dopo 5 anni di matrimonio. Le cose erano difficili, ma sai cosa non abbiamo fatto? Non abbiamo giocato a questi giochi. Non abbiamo pubblicato foto per ferirci a vicenda. Ci siamo seduti come adulti e abbiamo fatto il duro lavoro di capire se volevamo restare insieme. E tu ovviamente volevi. Sì, ma è stata una scelta che abbiamo fatto entrambi. Questo è il bello delle relazioni vere. Richiedono che entrambe le persone si presentino davvero. Jessica non si è mai presentata per te, Ryan. Era sempre da un'altra parte, fisicamente o mentalmente. Aveva ragione. Jessica non si era mai impegnata completamente nella nostra relazione.
Aveva tenuto un piede fuori dalla porta per tutto il tempo, mantenendo contatti con ex, flirtando con altri ragazzi, creando drammi che la tenevano al centro dell'attenzione. 6 mesi dopo che quella foto era stata pubblicata, ho incontrato Jessica in un bar nel Pearl District. Era con un ragazzo nuovo, uno che non conoscevo. Quando mi ha visto, sembrava davvero imbarazzata. Ryan ha detto piano. Come stai? Sto bene, ho risposto sinceramente. Davvero bene. È fantastico, ha giocherellato con la tazza del caffè. Volevo scusarmi per tutto. Va bene, Jessica. Spero che tu sia felice. E la cosa strana è che lo pensavo davvero. Non perché l'avessi perdonata esattamente, ma perché avevo superato il bisogno di qualcosa da lei. Non una chiusura, non una scusa, neanche un riconoscimento che aveva sbagliato. Mia sorella Emma aveva ragione quando mi disse che meritavo di meglio. Ma quello che avevo imparato in quei mesi non era solo che meritavo di meglio. Era che avevo il potere di pretendere di meglio. Di allontanarmi da relazioni che mi sminuivano invece di sollevarmi. Il cuore umano è una cosa strana. Può sopportare dolori incredibili, adattarsi a situazioni impossibili, convincersi che l'amore assomiglia alla sofferenza, ma può anche guarire, ricostruire, ricordare cosa significa battere libero senza il peso del caos altrui che lo schiaccia. A volte penso a quel post su Instagram, a quell'immagine di Jessica seduta in grembo a Brandon, che rideva a una battuta a cui io non partecipavo, postata per il mondo con quella didascalia sprezzante. All'epoca sembrava il peggior tradimento, ma guardandolo ora, è stato un dono. Mi ha costretto a vedere ciò che rifiutavo di ammettere da 2 anni. Alcune persone non sono capaci del tipo di relazione che io offrivo, e non è un mio fallimento. È solo incompatibilità. L'ultima volta che ho saputo, Jessica era di nuovo fidanzata con un altro. Spero che vada bene per lei. Spero abbia trovato quello che cercava in tutti quei giochi, manipolazioni e scene drammatiche. Ma soprattutto, spero abbia imparato che il rispetto non è soffocante. È la base di tutto ciò che è vero. Quanto a me, continuo a gestire la mia agenzia di marketing, lavoro troppe ore, cerco di capire questa cosa della vita adulta un giorno alla volta, ma ora lo faccio alle mie condizioni, con confini chiari e una comprensione molto migliore di ciò che accetto o meno nelle mie relazioni. La foto che ha cambiato tutto non è più appesa al muro. Ma la lezione che mi ha insegnato è permanente. A volte la cosa più amorevole che puoi fare è lasciare andare qualcuno. Non perché non ti importi, ma perché ti importa abbastanza di te stesso da smettere di accettare briciole quando meriti tutto il dannato banchetto. E questo vale più di qualsiasi relazione costruita sulle menzogne.